Decisamente faticoso. Infatti poi sono mangiate. Fagioli alla Bud Spencer. Mamma mia, ma che roba. Metto via. Buongiorno. Oggi devo finire di tagliare il prato, però la piana alta dove c'è il secondo frutteto è decisamente, diciamo, rigogliosa all'erba che mi arriva praticamente all'inguine e quindi con la macchinetta sicuramente non posso passare. Dovrei utilizzare il filo oppure comunque il decespugliatore magari con una lama. Però ho pensato che invece di triturare l'erba, forse oggi riesco a tagliarla in maniera un po' più comoda, poi da rastrellarla nel pomeriggio quando si è seccata, un po' come si fa quando si raccoglie il fieno. E volevo usare uno strumento sicuramente antico e anche decisamente simbolico. Questa, la falce. La falce, che appunto è il metodo con cui si faceva il fieno una volta, e ne ho una che mi hanno regalato un po' di tempo fa. L'ho utilizzata qualche volta, è divertente, sicuramente più faticosa del filo, però ha il grande vantaggio che non tritura l'erba, quindi la taglia grosso modo rasoterra in base a come si è capaci di fare il movimento, e dopodiché con una rastrellata viene via tutta perché appunto è uno stelo intero invece che tutto sminuzzato. Quindi niente, salgo e provo, diciamo, a faticare e divertirmi un po' con questo metodo oggi. Mi sa che è arrivato il momento di tagliare un po' anche qui sul sentiero, perché purtroppo, diciamo, la primavera e l'estate è un periodo dove si fa quasi solo questo. Ok, allora, urca, che bello, c'è l'albicocco pieno di frutti. Niente, allora, questa è la piana che devo tagliare e faccio qualche prova. Inizio e vediamo un pochino se funziona bene. Dunque, decisamente faticoso, e complice il fatto anche che io non sia assolutamente capace e che la lama andrebbe come minimo affilata. Adesso vedo se riesco a fare qualcosa e poi riprovo.
Niente, mi sa che rinuncia. Ogni tanto c'è da cambiare il filo, ma la comodità della tecnologia è imbattibile e questa volta, diciamo, gli strumenti di una volta effettivamente mostrano anche i loro limiti e l'impegno che una volta ci voleva in termini di fatica umana per fare la stessa cosa che oggi magari con 1 litro di benzina e l'attrezzo giusto si fa in meno tempo. Poi sulla qualità, diciamo, del risultato non discuto, però l'impegno conta. Siamo a circa metà luglio e sto andando a vedere com'è la situazione nell'orto. Non sembra male, però sinceramente neanche bene. Più che altro perché è un po' che non piove qui e quindi, diciamo, l'irrigazione non è particolarmente florida. In conseguenza alcune verdure, diciamo, stanno un po' patendo e rallentando nello sviluppo e nella produzione. Dunque il sedano vedo che va abbastanza bene. Pomodori ne abbiamo, però ancora poco maturi. Comunque la produzione è davvero buona anche di questi pomodori. Ho messo dei datterino rossi e anche dei datterino gialli, che sono questi. Però i datterino gialli ancora non maturano bene. I finocchi li hanno mangiati tutte le lumache, tranne questo, che rimarrà per me, speriamo. Avevo piantato un centinaio di bulbilli, di cipolle. Questa è andata in seme, fiore, poi seme. E di questo centinaio ne sono maturate, ne sono cresciute, direi un buon 90%. Questi sono tutti porri. Le cipolle si sono seccate e teoricamente quando si seccano dovrebbero essere mature. Vediamo se è vero oppure no. Allora, vediamo cosa viene fuori da qua. Qua sotto cosa c'è? Ah no, questo è aglio, non cipolle. Questo è aglio. È un misto perché ho un po' di aglio e un po' di cipolle. Adesso non mi ricordo dove le ho messe. Comunque, vediamo invece qua come siamo messi con questo. Cos'è? Questa sembra più una cipolla, ma vedo che anzi se la sono mangiata, altro che. Quest'anno c'è qualcosa che non va. Non sono cresciute. Vediamo questa. Niente proprio. Allora, facciamo così. Quelle che qualcuna la lascio sotto ancora, vediamo se magari col tempo, non so se è l'assenza di acqua o cosa. Insomma, un po' un dispiacere perché ne avevo piantate tante e insomma, siccome l'anno scorso erano venute fuori un bel po'. Ah, queste sono grosse invece. Forse dipende anche questa qui è grossa. Forse dipende anche dalla posizione, dalla specie. Questa vediamo com'è, ma mi sembra piccolina come le altre. Infatti poi sono mangiate. Temo che le abbiano mangiate, non so se qualche talpa, qualche arvicola. Alcune non sono cresciute e niente, insomma. Per adesso le lascio sotto così ancora, anche se diciamo che andrebbero raccolte quando appassisce la parte esterna aerea. A ogni modo, insomma, per me sono tutti dei piccoli esperimenti. Vediamo cosa succede con le altre verdure.
Qui abbiamo una zucca che rallenta decisamente anche lei. Zucca lenta, pomodori stanno andando bene. Qui abbiamo un altro tipo di zucca che è di una zucchina lunga che sta iniziando. I peperoni li vedo un po' fermi, però qualche fiore c'è. Eccolo qui, quindi magari qualche peperone viene fuori. I cavoli invece, che sono verdure da freddo o comunque da montagna, questo è cavolo nero, funzionano benissimo. Quest'anno ho messo anche questi qui che sono cavoletti di Bruxelles. Ancora non vedo nessun cavoletto, però crescono, quantomeno li vedo. Eccoli qua i cavoletti, anche belli. Questi sono i cavoletti di Bruxelles, questi qua. Che carini. Ok, invece le zucchine vanno come sempre. Quest'anno ho messo le tonde, forse qualcuno dovevo raccoglierla un po' prima, direi, perché sennò queste vanno assieme. Però zucchine ce la fanno, eccole qua. Zucchine bene e anche altra produzione. I piselli si sono seccati e insomma secondo me manca l'acqua. Qui ho un'altra zucca che insomma sta lavorando anche lei piano piano. In fondo di lì ce n'è un'altra, ma vedo che nell'angolino è completamente ferma. Anche i porri stanno bene, poca acqua vedo perché hanno giù le foglie tutti quanti. Niente, dai, raccolgo qualcosa. E questa qui ce la togliamo. Eccola qua. Bella zucchina tonda, alla giusta dimensione di maturazione. Bella, questa ci sta. Poi qua ne abbiamo altre 3 in arrivo. Questo è un fiore. Questo sarebbe buono da mangiare perché ha lo stelo, però li lasciamo lì. Questa zucchina non ce l'ha fatta. E prendiamo lei. Eccone un'altra. Anche questa bella grossa. Qui sfioriamo il record. Sembra più una zucca che una zucchina. Voilà, che roba. Giga, eh? Qua si stava rovinando perché è appoggiata a terra con l'umidità. Tiro su anche qualche pomodoro. Quelli un po' rossi, perché poi gli do più forza alla pianta, ma anche si rovinano. Chissà come sono di sapore. Il profumo è buono. Anche il sapore. Però vedo che sono tutti spaccati, che dovrebbe essere un segno di assenza d'acqua. Adesso vediamo di rimediare. Gli do un'innaffiata a mano. Tolgo le femminelle perché vedo che stanno salendo molto in altezza. Le femminelle sono queste braccia che partono in corrispondenza di un bivio che tolgono energia alla pianta. Eccone qua un'altra, questa grande, che se no poi non maturano i pomodori. Comunque mi sa che li accorcio, se no ciao. Ecco, questa è una femminella, compare qua tolta, qui non c'è. Questa è già diventata grande invece. Eccola, via. E comunque dai, i grappoli ci sono. Adesso li lego ancora. Do una bella legata a questi pomodori perché sono cresciuti tanto in altezza. E ora ho tagliato le cime così non continuano e si concentrano sui frutti. Sto raccogliendo un po' di cavolo nero che secondo me è buonissimo, sia saltato che nelle zuppe.
Devo dire che quest'anno l'orto non è iniziato granché bene, perché secondo me a causa, diciamo, delle piogge iniziali durante la stagione e poi l'assenza delle piogge nel periodo in cui servono di più. E quindi non mi ha prodotto ancora granché. Speriamo che comunque migliori nel tempo, soprattutto le zucche che mi piacciono un sacco. Ho visto, i pomodori sono un pochino indietro, ma secondo me vengono tutti e vengono bene. Anche i cavoletti di Bruxelles non dovrebbero avere grandi problemi, quindi qua ci siamo, se le lumache non vengono a banchettare troppo. Mentre invece, per esempio, ho piantato ravanelli, spinaci, coste, tutte da seme in verità, e praticamente non è uscito niente. Sono usciti 2 ravanelli, vedo, e poco altro. Alcune delle cipolle non sono cresciute, però a questo punto credo sia per via dei bulbi che ho preso. E le zucche sono un po' indietro, però speriamo bene. Le zucchine come sempre cavalcano, e il sedano anche va bene, il porro anche va bene. Insomma, tutto quello che ho piantato da seme non ha germinato. Certo, c'è da dire che erano semi anche un po' vecchi che volevo recuperare. Quindi ho imparato, l'anno prossimo, se devo fare qualcosa da seme, prendo le bustine nuove di quell'anno. Bene, dai, per oggi dovrei aver finito. Comunque ho fatto un piccolo cestino e ci scappano un paio di mangiate. Oggi pranzo speciale perché mangerò questi fagioli alla Bud Spencer che mi aveva regalato un amico, se non ricordo male, a Natale, e poi faccio su un po' delle verdure dell'orto in padella, quindi pranzo vegano oggi. Dunque, mani lavate, adesso diamo una sciacquata a delle verdure, ci facciamo 2 patate, una zucchina, tutti i pomodorini e un po' di questo. E i pomodorini sono qua. Ho dimenticato nell'orto quelle piccole cipolle che avevo preso stamattina, vado a recuperarle. Abbiamo questa e poi tutte queste mini, eccole qua. Ora vediamo cosa farci. Tolgo un po' di esterno perché non so poi chi l'ha mangiata e quindi va bene così. Ok. E questa sarà la mia cipolla. Bella, bellissima.
Andiamo a prendere il timo, che secondo me con le patate sta sempre benissimo. Oppure il finocchietto. Bella domanda. Quasi quasi facciamo una cosa speciale, un po' particolare, e prendiamo il finocchietto selvatico. Che profumino! Prendiamo la patata, sì. Buono. Che bei colori. Buon appetito! I fagioli alla Bud Spencer hanno la pancetta dentro. Salsa di pomodoro e pancetta. Quindi non è più un pranzo vegetariano. Ho una bellissima notizia da dare, e cioè che le api sono riuscite a fare la loro regina. E la regina è stata fecondata e adesso sta covando. Quindi quella cassetta, quell'arnia, quella famiglia è salva e sono veramente, veramente, veramente contento. Stiamo parlando di quella dove avevo ammazzato la regina per la prima volta. È stato veramente brutto. Comunque, è successo anche un'altra cosa. È successo che le altre due cassette, le altre due famiglie di api, sono esplose nel senso positivo, cioè hanno cominciato a raccogliere tantissimo, tantissimo, tantissimo. E quindi sono passato ad avere un melario sopra ogni cassetta ad averne due. E settimana scorsa ho guardato ed erano strapieni e stracolmi, quindi aggiungerò oggi il terzo melario. Sono così pieni che faccio fatica ad alzarli. Penso, cioè, a occhio e croce peseranno 20 kg l'uno. Quindi fantastico, quest'anno va benissimo. E adesso ho aggiunto dei telai per far sì che le famiglie si possano ingrandire in vista dell'inverno. Quindi adesso vado ad aggiungere il terzo melario su ogni arnia. Parliamo solo delle due forti perché quella dove c'è la regina nuova è insomma ancora deboluccia perché la regina ha iniziato a covare adesso, quindi piano piano si rafforzerà. Scendiamo. Ecco, c'è già un'ape sentinella che mi controlla. Allora, questa chiaramente è la famiglia debole che ha appena fatto la regina e queste invece sono le due forti con due melari.
Ho messo qui sul tetto un asse di legno in più, così che il tetto si scaldi meno possibile e trasmetta meno calore all'interno, perché effettivamente è una stagione molto calda. Eccoli, 2 nuovi melari. Mamma mia, c'è un casino qua dentro. Ciao. Porca quanto pesa! Ok, questo è ancora vuoto, ok. Allora, questo non lo tocco. Metto tutto su. Allora, ho deciso che questa non la tocco perché il merario che ho aggiunto settimana scorsa è ancora in completamento. Vediamo quest'altro com'è, ma questo dovrebbe essere molto più pieno ancora. Altro che, guarda lì. Mamma mia, ma che roba. Diamo un'occhiata. Tutto pieno di miele, però non ancora opercolato. Anche questo tutto pieno, ma non ancora chiuse le celle. Va bene. Su quest'arnia metterò un altro melario per sicurezza, perché adesso per qualche giorno non ci sarò. E vorrei evitare che si incasinino. Guarda quanta roba. Ciao. Questo è quello vuoto. Tutti i telai già pronti ma vuoti. Vediamo cosa combinano. Questo è gigantesco. Dunque si è spenta la videocamera proprio sul più bello. Non so perché, perché la batteria c'era, non ne ho idea. Comunque niente, sono tutti pieni, i melari sono pieni, adesso ho aggiunto il terzo ma solo su Narnia, quindi ne ho una con 0 con la regina nuova, una con 2 melari e una con 3.
Adesso tra qualche giorno, insomma, toglierò i melari e farò il primo ciclo di trattamenti in preparazione dell'autunno. Sono veramente contento, sia perché la regina nuova è nata, è fecondata e sta iniziando a covare, anche se sembra poco, e sia perché le altri melari sono completamente pieni. È il secondo anno che faccio apicoltura e l'anno scorso avevo due melari ed entrambi erano sì e no a metà, quindi ho fatto 7 kg. Quest'anno non lo so, però sembra promettere davvero bene. Ora vediamo come vanno i prossimi giorni perché adesso non le controllerò per un pochino e se non dovesse piovere tanto, non dovessero succedere problemi particolari, dovrebbe rimanere tutto col miele, altrimenti mangeranno loro quello che gli serve. Allora, questo è un escludi regina, che però è ricco di cera perché ehm, diciamo le api erano molto energiche, raccoglievano un sacco ehm, di nutrimento, di risorse all'esterno e quindi hanno riempito anche tutti gli spazi, probabilmente erano strette, avevano bisogno di spazio. Io adesso recupero questa cera perché questo inverno o quest'autunno volevo provare a fare le candele con la cera d'api. Siccome questa è tanta, è un peccato perderla e buttarla, allora la recupero. E in realtà l'anno scorso avevo fatto la stessa cosa, solo che era poca, le famiglie erano poco forti e la cera era poca. Ora vi faccio vedere. Questa è la cera dell'anno scorso, ancora perfettamente intatta e profumata, e ne ho un barattolino. Adesso finisco di riempire questo e inizio quest'altro, così magari poi potrò fare questo esperimento. Sono proprio curioso. Allora, questi metto via.